Benvenuti sul delta del Mekong per il secondo episodio dal Vietnam del Sud. Oggi esplorerò Sao Doc e dintorni, tra mercati tipici, abitazioni tradizionali, tanta natura, con uno dei parchi più importanti di quest'area, ma anche tanta spiritualità, con questa montagna sacra costellata di templi e storia. Quindi iscrivetevi al canale per supportarmi e buona visione! Sono arrivato nella mia stanza a Sao Doc. È stata una giornata pesante, molto pesante. Ho fatto praticamente 11 ore e mezza di trasporti. Ve la faccio vedere, come al solito è semplice: scrivania, TV e bagno. Sono le 11 praticamente e vado a dormire, così domani sono il più riposato possibile. Buongiorno, ufficialmente da Sao Doc. Questa mattina sono venuto in centro, ho prelevato perché non avevo più contanti, ho preso l'autobus per domani per tornare a Saigon e adesso posso iniziare a esplorare la città. Il posto è famoso per il pesce essiccato, comunque adesso entriamo nel mercato vero e proprio. Mi trovo in una delle città meno turistiche sul delta del Mekong. Sono a circa 10 km dalla Cambogia e è un territorio molto interessante perché ha sia delle parti naturali sia delle parti storiche e culturali molto particolari. Mercati molto autentici e per questo li apprezzo molto, ma capisco anche che possono essere problematici per chi è un po' sensibile, quindi se siete facilmente impressionabili vi consiglio di saltare i prossimi 30 secondi. Una cosa da non perdere una volta qui è il giro sull'importantissimo fiume. Quindi prendo accordi con un signore del posto. Fin da subito si vede la quantità di sporcizia, purtroppo. Sono proprio sul fiume Bassac. Adesso l'obiettivo è quello di vedere case tradizionali che sono là, dei mercati del pesce, è molto famoso ovviamente, e vedere se riusciamo a vedere anche qualche villaggio di minoranze. Ricorda un po' il Brunei, anche se il Brunei aveva proprio un villaggio tutto unico, mentre qua sono più tante case separate. Non so per quale motivo, però c'è stato un cambio barca. Allora, prima parlavo di minoranze. Qua intorno, lungo il fiume, ci sono vari villaggi a minoranza Cham. È particolare perché, a parte essere case su palafitte, ma aderiscono all'Islam. Quindi in lontananza ogni tanto si vede qualche moschea. Ovviamente le condizioni di vita devono essere molto dure, quasi sicuramente non hanno acqua corrente e avranno un qualche tipo di generatore per l'elettricità, perché non c'è qualche palo dell'elettricità, ma penso che sia molto a intermittenza. Comunque mi sarei immaginato che, essendo casa loro, tenessero il posto un attimo più pulito, no? Invece ho visto più di una persona che vive su queste case
prendere plastica, sacchetti eccetera eccetera e lanciarli direttamente nel fiume. Sai che ci vivono, probabilmente ci mangiano, tutto il resto, ovviamente anche tutti i bisogni andranno nel fiume. Allora hanno le prese, quindi elettricità c'è, così. Ho appena visto una pantegana enorme qua al mercato, non che dovrei stupirmi più di tanto sinceramente. Comunque tour in barca ha pagato 300.000, quindi poco meno di 10 euro. Non ho contrattato sinceramente, per loro è un'enormità, ma per noi è zero. Durato poco più di un'ora. Adesso provo ad andare dove una volta c'era il vecchio mercato fluviale, che adesso non dovrebbe esserci più. Però ovviamente ce ne sono molti altri con pesce essiccato, tantissima frutta, molta non l'ho mai vista. Mi piacerebbe provarla, solo che dovrei lavarla molto molto bene e quindi desisto. Comunque, mentre i bambini mi salutano con molto molto affetto, sono tutti iper felici, gli adulti sembra avere un attimo di diffidenza o comunque forse indifferenza. Non che mi aspetto le feste, insomma, quando qualcuno mi veda o quando qualcuno veda un turista. Non vorrei pensassero io sia americano. Questo sarebbe un grave insulto per me. Prossima volta mi porto una maglietta dell'Italia. A parte i grovigli di cavi sempre molto affascinanti, comunque alcune case sembrano molto belle, cioè strette, particolarmente strette, però belle. Testini in mezzo alla strada. La città è proprio un grande mercato a cielo aperto comunque, e adesso vado a cercare qualcosa da mangiare vegetariano, perché dopo le scene del mercato... Qua c'è una cronologia della città e là in cima a me sembra proprio una falce martello. Sono tentato, ma proseguo. Ho appena pagato 25.000 per una porzione di noodles e 25.000 sono circa 80 centesimi, penso sia il pranzo più economico che abbia mai comprato praticamente, ovviamente mangiando fuori. Comunque adesso provo a prenotare un Grab, un motorino. Alla fine Grab non viene usato qui, ma ci sono molti motorini che continuano a girare in cerca di qualcuno a cui serve un passaggio. Io ho trovato questo simpatico vecchietto con il casco rosa. In 40 minuti di strada abbiamo attraversato molte piantagioni e località diverse, per poi arrivare alla riserva Tra Su. No, sono arrivato. Questi sono i prezzi, bisogna pagare sicuramente l'entrata 120 e poi io vorrei fare entrambi, sia la barca motore sia la canoa, diciamo, mentre questa è la mappa. Ok, sono entrato, ho pagato 230.000, che non è poco perché alla fine il posto è abbastanza turistico, però mi permetterà di esplorare al meglio questi canali, sia con la barca motore sia con la barca a remi. Insomma, questo è il modo migliore ovviamente per vedere un po' di vita animale, specialmente uccelli. Non ci sono grandi animali qua, ma ci sono tanti uccelli.
pace. Molto bello. Molto carino il giro. Adesso sono venuto sul ponte di bambù, che non sembra per niente stabile sinceramente. Comunque è il ponte di bambù più lungo di tutto il Vietnam. Non che sia un grande record, però c'era l'insegna, me l'ero segnato anche da dire, fa un po' ridere. Comunque in questo parco ci sono circa 140 specie di piante e 70 di uccelli, che poi comunque i pali di sostegno non sono fatti in bambù e anche i rinforzi sotto, vediamo se si vedono, questi qua non sono fatti in bambù, per fortuna, perché già così secondo me prima o poi cadrà, una parte cadrà, cederà. Ok, c'è una fermata per andare a una torre di in teoria 130 metri. Guardate che vista! Quella dovrebbe essere a Sam Mountain, montagna sacra che visiterò dopo o domani. Mi faccio un giretto anche qua nei dintorni della torre e poi torno alla barchetta. Comunque qua ho visto anche i primi turisti occidentali, qualche francese, qualche spagnolo, secondo me americani e anche un gruppetto di italiani. Allevamento di piccioni, a quanto pare. Ok, allora come detto il posto è abbastanza turistico ma molto carino, cioè sono soddisfatto, ci sono tanti negozi così, però al di là di quello è un bel posto, mi è piaciuto e alla fine sono stato qua 2 ore esatte praticamente, tra una cosa e l'altra, camminata e 2 giri in barca, 2 ore. Il signore in moto ha insistito per aspettarmi, nonostante mi abbia chiesto solamente poco più di 10 euro per un'ora totale di motorino più 2 ore di attesa. Questo fa capire quanto poco si guadagni qui. E sono arrivato alla Sam Mountain e qua di fronte a me c'è uno dei templi più importanti di questa zona. Qua c'è la montagna vera e propria. Praticamente si tratta della montagna più alta in quest'area, nell'area del Mekong, e è un'area sacra, prima l'ho chiamata area sacra perché ha centinaia tra templi, pagode, eccetera eccetera. Quindi un luogo molto importante anche per il pellegrinaggio. Ricordo che ci troviamo sempre a una decina di chilometri dalla Cambogia. Il primo tempio si chiama Ba Chua Su, conosciuto anche come Lady Temple. Venne costruito nel 1820 e dall'esterno potrebbe sembrare un tempio di origine cinese. In queste cassaforti enormi bisogna mettere un'offerta con dei foglietti con le benedizioni richieste. Effettivamente ci sono molti cinesi, infatti leggevo che una delle minoranze qua sono proprio cinesi. Probabilmente questo risiede nel fatto che il primo a sfruttare questi territori
è stato un cinese, metà 1700. Questa è la sua tomba che celebra praticamente il suo impegno, grazie al quale la città e i dintorni sono quello che sono. Queste secondo me sono le tombe delle due mogli, una e due. Ora provo a salire il più possibile su questa altissima montagna di 283 metri. Fa un po' ridere che sia la più alta della zona. I templi sono proprio a ogni angolo, tantissime amache e anche scale. Chissà come mai ci sono così tante amache anche qua. Comunque penso che i tetti invece siano tutti in amianto. Allora, il posto non è tenuto benissimo, però ci sono alcune cose molto belle. Qua dietro, proprio qua, c'è il Buddha gigante che ho visto mentre passavo col motorino, sia all'andata sia al ritorno. Non so se riuscirò a vederlo di nuovo perché vorrebbe dire fare un bel po' di strada, però è qua. Allora, sono quasi arrivato in cima, però mi fermerò qua perché ci sono un bel po' di cani che non sono randaggi, ma i padroni ci sono, non so, e manca mezz'ora al tramonto, quindi se dovessi salire poi scenderei tutto col buio e cani col buio, no, non mi va. Quindi questa è l'ultima vista. Bello il cartello che dice aiutate l'ambiente, però direi che c'è qualcosa che non va. Questo secondo me è il famosissimo albero che si trova a Socotra. Guardate che bello quest'albero con tutti i fiori di colore diverso. Comunque si è illuminato tutto. Intanto io mi sono ustionato, cazzarola, male, però sono arrivato alla pagoda Tai An, una delle più importanti qua nei dintorni del tempio. È stata costruita nel 1847 e poi ristrutturata a metà 1900. È particolare perché mette insieme elementi della cultura Cham, vietnamita, cinese, ma anche indiana. Allora ho fatto un minimo di spesa, acqua, qualche snack per il viaggio di domani, visto che tornerò a Saigon, e poi la colazione anche per domani. E adesso sto cercando un posto dove mangiare, stando sempre attento a cosa ingurgito. Detto questo, direi che possiamo salutarci qui. È arrivata la fine del video, vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e vi do appuntamento per l'ultima puntata dal Vietnam settimana prossima, sempre mercoledì, sempre alle 18.